Un sogno è letteralmente il susseguirsi di immagini, idee, emozioni e sensazioni che di solito si verificano involontariamente nella mente durante determinate fasi del sonno. Niente di che, dirai, a prescindere da quello che sogni, la sfera onirica rimarrà sempre rilegata nell'ambito etereo. Ne sei proprio sicuro? Io non ne sarei così sicuro. Gli esseri umani trascorrono circa 2 ore per notte sognando e ogni sogno dura mediamente dai 5 ai 20 minuti, anche se il sognatore può percepire il sogno come molto più lungo e burrascoso nel corso della notte. Il contenuto e la funzione dei sogni sono stati argomenti di interesse scientifico, filosofico e religioso nel corso delle ere. L'interpretazione dei sogni veniva praticata addirittura dai babilonesi nel 3000 a.C. e ancor prima dagli antichi sumeri. Il sogno è una figura prominente nei testi religiosi di diverse tradizioni perché in tempi così antichi non conoscevano minimamente il cervello e quindi interpretavano i sogni interamente come qualcosa di sacro. E hanno svolto un ruolo di primo piano nella psicoterapia. La scienza dietro ai sogni è estremamente interessante perché ancora oggi è dichiarata come una scienza di confine, una scienza in merito alla quale non abbiamo ancora raggiunto tutte le conoscenze necessarie perché semplicemente il cervello dell'essere umano rimane un mistero. Lo studio scientifico dei sogni è chiamato onirologia. La maggior parte degli studi sui sogni moderni si concentra sulla neurofisiologia dei sogni e sulla proposta e verifica di ipotesi sulla funzione del sogno. Ma in che modo tutto ciò è correlato all'occulto, al paranormale? Andiamo Omega, un sogno è un sogno. Non tirare la corda, non estrapolare dal contesto gli argomenti, non applicare forzature al discorso. Ebbene, nessuna forzatura, semplicemente sulla reading room ufficiale del Foglia della CIA esistono numerosi documenti ufficiali, studi addirittura di famosissime università ingaggiate dal governo degli Stati Uniti per trovare una correlazione scientifica fra i sogni e la chiaroveggenza, concentrandosi sull'eventualità che la mente umana, avendo raggiunto uno stato profondo di rilassatezza, riesca a vedere eventi che devono ancora accadere. Fantascienza, direte. Stai delirando. Sì, fantascienza in merito alla quale l'intelligence degli Stati Uniti ha investito ingenti risorse nell'arco di 20 anni, segretando interi programmi come il programma Stargate che si occupava di addestrare spie psichiche. Così fu per i programmi relativi al remote viewing e uguale per gli studi di intelligence sui sogni. Qualche giorno fa ho condiviso sul mio profilo Instagram un sogno strano che ho fatto e, insomma, si è scatenato il putiferio. In migliaia mi avete chiesto di approfondire e di realizzare una piccola ricerca in merito al lato occulto ed eventualmente paranormale relativo ai sogni. Alla fine, se ci pensiamo bene, basandoci anche sugli studi relativi al progetto Gateway dell'intelligence statunitense, in che modo produci il sogno? Il sogno sorge dopo che hai raggiunto uno stato di rilassamento talmente alto da farti perdere i sensi, no? Dormi. Ecco, questo meccanismo è alla base di ogni pratica meditativa conosciuta. Questo meccanismo, insieme a pratiche di deprivazione sensoriale che sicuramente avrai visto in Stranger Things, è stato molto spesso adottato da alcuni distaccamenti di intelligence delle forze armate statunitensi e russe durante gli anni 50, 60 e 70 del secolo scorso per addestrare vere e proprie spie psichiche. Questo è un fatto storico assodato e ampiamente documentato. Chiunque tramite la reading room delle agenzie di intelligence raggiungibile tramite Google può accedere a decine di migliaia di fascicoli relativi, per esempio, al programma Stargate,
prima della DIA e poi della CIA, che si occupava proprio di questo, così come al progetto Grill Flame, che si occupava di addestrare i sensitivi nella pratica della visione a distanza, e così via. Documenti ufficiali, no fesserie. Il presidente Jimmy Carter, per capirci, ammise pubblicamente in conferenza stampa che riuscirono a recuperare un aereo disperso prima dei russi con l'aiuto di alcuni sensitivi. Ecco fatto. Sono esistiti programmi governativi che si occupavano di questo, e sul canale, nella mia playlist intitolata Paranormale, ci sono innumerevoli video relativi a traduzioni di documenti governativi. Ho sognato di cadere in un pozzo buio dove sentivo grida e vedevo figure davvero poco rassicuranti. Ad un certo punto vedo una mano, a dirla tutta, vedo un avambraccio di carnagione molto chiara, avvolto dalla luce, coperto da alcuni veli di colore bianco e azzurro che mi tende la mano. La afferro e mi sveglio. Questo insomma è stato il mio sogno. Direte, niente di strano, ok? Niente di strano, sogno ricorrente molto comune, sì. Siamo d'accordo, ma non essendo credente mi ha, insomma, turbato e ho voluto raccontarlo. E a questo punto l'onirologia, e quindi lo studio medico dei sogni, potrebbe interpretare il sogno in molte maniere differenti, facendo emergere stati d'animo, condizioni mentali, psicologia, eccetera, eccetera, eccetera. Come interpreti un sogno del genere? Fammelo sapere in un commento, perché ci sarebbe da sbizzarrirsi. Questo, per esempio, è un fascicolo del 1991 del Science Application International Cooperation, ossia di una società americana che fornisce servizi governativi che, a quanto pare, si occupò di parapsicologia trattando nello specifico percezioni anomale e sogni lucidi. Vengono addirittura presentate delle linee guida da seguire per una sorta di esercitazione settimanale e nero su bianco. Assumendo contrattati esterni alla difesa, abbiamo nuovamente la prova che le agenzie di intelligence si interessavano ad argomenti di frontiera. Formazione sui sogni lucidi. Tutti i soggetti riceveranno una formazione in merito ai sogni lucidi, completeranno un corso di studio a casa sviluppato dalla Lucidity Institute, parteciperanno a 2 seminari e uno di questi, che si terrà nel dicembre 1991, introdurrà i soggetti alle abilità di sogno lucido e all'uso del Dreamlight, ossia di un dispositivo di induzione del sogno e, insomma, altre robe fuori di testa. Migliorare il rilevamento della percezione anomala con la codifica binaria. 2 gennaio 1991. Migliorare il rilevamento della percezione anomala con la codifica binaria. Ricerca fenomenologica e analisi da un cliente privato del governo degli Stati Uniti che indusse questo tipo di ricerche nel più totale segreto legislativo. Soggetti umani e altri ambiti di studio che avevano i sogni e la parapsicologia come soggetti principali. Il fine ultimo, lo scopo più alto dei generali dietro a questi programmi era quello di riuscire a stabilire senza ombra di dubbio in termini scientifici se il cervello umano fosse in grado da remoto di reperire informazioni vitali per le operazioni militari. C'è una diceria che Putin, quando deve prendere decisioni importanti, si chiude in una stanza appositamente costruita che impedisce ad eventuali sensitivi di raggiungerlo. Ecco, questo giusto per fare un esempio. La cognizione o percezione anomala può riferirsi a qualsiasi evento in cui il nostro pensiero non segue una percezione o un'esperienza della realtà reciprocamente concordata, e insieme alla chiaroveggenza e al remote viewing era argomento di esperimenti governativi che non sempre erano legali. Si ricorda il macabro MK Ultra. Lo avrete sentito nominare, no? Nome in codice dato ad un programma illegale e clandestino di esperimenti sugli esseri umani studiato e messo in atto dalla Central Intelligence Agency durante gli anni 50 e 60, che aveva come scopo ultimo quello di identificare droghe e procedure che, integrando altre tecniche di tortura, facevano confessare le persone che vi venivano sottoposte. Questa è la vera natura dei programmi governativi occulti sulla psiche umana. I sogni all'interno di questi studi giocarono un ruolo fondamentale e, come dire, più che fantascienza, la chiamerei storia documentata. A quanti di voi è capitato di fare sogni premonitori, che non sempre vuol dire che vedi in chiaro quello che succederà, ma comunque sogni che potrebbero anche consigliarti un evento che deve ancora accadere, oppure
succede un evento e ti ricordi che comunque hai sognato qualcosa di simile o che ti poteva forse anticipare l'evento in questione, che spesso è drastico. A quanti di voi è capitato di fare sogni premonitori? Lascia un commento e racconta la tua esperienza. Cioè i commenti servono a questo. Puoi scrivere quanto vuoi, ti metti e lasci la tua esperienza, così arricchisci il video. La precognizione è il presunto fenomeno psichico che permette di vedere o altrimenti di diventare consapevoli in qualche modo di eventi futuri, violando la regola della casualità. È il fenomeno più antico mai registrato dalla razza umana. Veggenti e mistici da ogni epoca hanno abbracciato la maggior parte delle culture antiche nel corso della nostra storia e nonostante l'apparente mancanza di prove scientifiche replicabili, in molti credono che la chiaroveggenza sia un fenomeno reale e ancora oggi, cari amici, sono ampiamente riportate esperienze collegate alla chiaroveggenza o precognizione. I sogni precognitivi sono gli eventi di precognizione più ampiamente segnalati in tutto il mondo. Di solito un sogno o una visione possono essere identificati come precognitivi solo dopo che si sono verificati, solo dopo che il presunto evento si è verificato. E hanno una fortissima ricorrenza religiosa in ogni culto antico che abbia mai conosciuto l'essere umano. E facciamo qualche esempio. Nell'Islam, per esempio, la precognizione è chiamata il vero sogno e fa parte dell'insegnamento del Corano. L'induismo ha un sottosistema della psicologia chiamato psicologia indiana con sogni che si ritiene contengano informazioni sul futuro chiamati swapna. La precognizione ha un ruolo fondamentale anche nel buddismo con sogni ritenuti rivelatori che avvertono di un pericolo imminente. Nelle religioni dell'antico Egitto i sogni avevano un'importanza fondamentale in quanto venivano ritenuti una manifestazione del contatto con gli dei. Anche se oggigiorno abbiamo spiegato i sogni come determinati meccanismi cerebrali da un punto di vista scientifico, è innegabile che rimangano uno dei misteri più affascinanti della natura umana e, a quanto pare, di questo ne era consapevole anche la CIA. Quello che state guardando è un briefing ufficiale redatto dall'Università di Edimburgo in cui si fa testo ad altri studi ed esperimenti compiuti dall'Università di Cambridge, documento presente sulla reading room ufficiale della CIA, che, come sempre, condividerò a fine video sul mio canale Telegram. Si parla di sogni, ESP, ossia di percezione extrasensoriale, e di chiaroveggenza su studi universitari catalogati poi seguentemente dalla Central Intelligence Agency. Qui, signori, si parla addirittura di test riusciti e di successi nel testare la chiaroveggenza e ho come l'impressione che questo argomento gratti semplicemente la superficie. C'è molto, molto di più e questi documenti parlano come se ci fosse una scienza molto più che accreditata dietro a determinate percezioni extrasensoriali. La questione se esista la chiaroveggenza è di importanza cruciale. Se la chiaroveggenza dovesse essere dimostrata in condizioni che eliminano la telepatia, la precognizione e i canali di feedback, le teorie dell'osservazione sarebbero ampiamente minate. Più in generale, i sistemi teorici basati sul presupposto che la chiaroveggenza è impossibile dovrebbero essere modificati. Ripeto, se non vi fosse chiaro cosa c'è scritto in questo studio, i sistemi teorici basati sul presupposto che la chiaroveggenza è impossibile dovrebbero essere modificati. Fino a poco tempo fa, gli studi riportati sulla chiaroveggenza sono stati confinati a progetti di scelta forzata. Gli esperimenti di Tyrrell con un apparato elettrico negli anni 30 includevano una condizione di chiaroveggenza in cui venivano rivendicati risultati altamente significativi. Nel 1941 Humphrey e Pratt riferirono di un esperimento apparentemente riuscito di ESP con delle carte nascoste attraverso aperture etichettate. Con l'avvento dei computer, i test di chiaroveggenza si sono notevolmente semplificati e sono stati riportati alcuni studi di successo. Sarete, penso, tutti d'accordo con me all'unanimità che si tratta di argomenti estremamente interessanti, estremamente. Un approccio selettivo al ricordo dei sogni.
L'approccio sperimentale standard all'indagine sulle percezioni extrasensoriali dei sogni è stato stabilito dalla ricerca pionieristica al Dream Laboratory negli anni 60. Tipicamente, le fasi oniriche del soggetto sono monitorate da diverse apparecchiature e l'intera registrazione del sogno costituisce la risposta ESP, extrasensoriale. Nel contesto della ricerca sui sogni domestici è più appropriato selezionare i sogni che si riferiscono specificamente all'esperimento, sull'incontro con lo sperimentatore, sull'esecuzione di esperimenti, sull'apertura di scatole, sul disegno di immagini, sul gioco di carte e così via. Si parla, signori, di traccianti simbolici e dello studio che l'intelligence ha messo in pratica su tutte le diverse tipologie dei sogni. Sogni traslucidi, immagini ipnotiche, sogni non lucidi dove non sei consapevole che stai sognando e così via. Esiste del materiale che ricollega questi studi al paranormale, alla parapsicologia. E per quanto io sia sempre stato moltissimo scettico in merito alla metafisica, di fronte alla storia documentata non posso far altro che dimostrarmi curioso che l'intelligence ha condotto questi studi. Attenzione, non è una teoria, ma è un fatto. Spesso quando si tratta argomenti di confine mi accorgo che alcuni di voi non distinguono le dicerie non documentate dai fatti accreditati. Ecco, questo è un fatto. Chi di dovere ai più alti livelli militari e accademici era interessato ai sogni e al ruolo che esercitano all'interno di argomentazioni che studiano le percezioni extrasensoriali e i viaggi fuori dal corpo, e vi rimando al progetto Gateway, perché se no dovrei dilungarmi troppo. Hai ragionevolmente dei dubbi? Ebbene, te li tolgo subito. Qui siamo sempre sull'archivio ufficiale della CIA e questo è un memorandum risalente all'agosto del 1995 veramente devastante, veramente scoop devastante. Memorandum per il vice direttore dell'intelligence, dal direttore della ricerca scientifica sugli armamenti. Oggetto: risorse per la valutazione degli sviluppi stranieri in parapsicologia. Ora, già il mittente ti confessa in che ambito veniva studiata la parapsicologia dall'intelligence, no? Questo briefing al vice direttore dell'intelligence nell'agosto del 95 è stato inviato dal direttore della ricerca scientifica sugli armamenti. Oggetto: risorse per la valutazione degli sviluppi stranieri in parapsicologia. Signori, vi sembrerà veramente assurdo, ma determinati studi per sviluppare percezioni extrasensoriali venivano portati avanti con lo scopo di creare delle vere e proprie armi, ossia individui in grado di violare le linee nemiche da remoto con la mente. Si parla di spionaggio ai massimi livelli. Ecco, questo volevano fare. Quindi sulla base di tutto questo, arriviamo al punto fondamentale, non ti viene in mente che forse c'è qualcosa che va oltre la scienza convenzionale quando parliamo dei sogni? In questo documento si demarca l'interesse dell'intelligence per il progresso estero in questo ambito. Erano interessati ai programmi russi relativi alle spie psichiche, roba veramente fuori di testa, e ti spiega anche quando il programma Stargate, che era un progetto della DIA, della Defense Intelligence Agency, passò alla CIA. Qui c'è scritto chiaramente: sotto la direzione del Congresso, il programma Stargate della DIA, incentrato sulla valutazione delle potenziali applicazioni di intelligence dei fenomeni parapsicologici, cioè clamoroso, è stato trasferito alla CIA. Mi assale fortemente il dubbio che, cari amici, progetti di questo tipo siano tuttora all'attivo, nascosti nei cunicoli più profondi dei black projects americani. E quindi, parlando dei sogni, che a quanto pare l'intelligence ha correlato spesso a fenomeni paranormali, c'è forse qualcosa che va oltre la scienza convenzionale? Che ne pensi? Clamoroso, vero? Che idea ti sei fatto? Assurdo, non è così? Approfondisci le mie ricerche. Se hai apprezzato e pensi che ne valga la pena, lascia un like. Se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, mi raccomando, iscriviti al canale. Io vi abbraccio fortissimo, grazie per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!